Un accessorio irrinunciabile per girare in città in sicurezza è il lucchetto. Vediamo oggi insieme qualche consiglio per scegliere quello adatto a voi. Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Marco. Marco è esperto di lucchetti e ne parleremo insieme, vero Marco? Certo. Vediamo un po' alcune tipologie di lucchetti, fra le più comuni, quelle più utilizzate, e cerchiamo di dire alcune delle loro caratteristiche. Partiamo, direi, da quelli forse un po' meno robusti e un po' più scarsi, tra virgolette, come tipologia. Per esempio Marco, fra questi qua che ci sono sul tavolo, qual è il meno robusto e il più facile da aprire, per esempio? Allora, meno robusto è che questo. Esatto, bravo. Sì, Perfetto. caro. Si vede che se ne intende, effettivamente. Questo qui è un lucchetto formato da dei sottili cavi d'acciaio, tutti intrecciati tra di loro, ok, che vanno a, diciamo, formare poi questa spirale. Questo qui, diciamo, con una semplice arnese tipo tronchesina o tenaglia, si può facilmente aprire. E ce n'è un altro simile, ok, fatto sempre con dei cavi d'acciaio intrecciati fra questi qua. Mi sapresti dire per esempio qual è? Allora, questo qui. Bravo, bravo, proprio questo. Si vede che ne sai, eh? Infatti questo, anche se, diciamo così, a prima vista uno dice ma però bello robusto, ci sono una serie di anelli d'acciaio, uno dice questo sicuramente con questa non me la ruba nessuno la bicicletta. In verità sono delle sottili boccole di ferro che vanno a coprire dei cavi d'acciaio intrecciati fra loro, a volte anche, diciamo, sottile, per cui con un arnese tipo questo riusciremo facilmente ad aprirlo. Questa tipologia di lucchetti va bene in zone abbastanza tranquille, tipo in piccoli paesi dove non c'è una grossa quantità di furti. In zone molto trafficate, tipo in città o in vie con molto passaggio, sono molto sconsigliabili. Magari non bisogna lasciarle per molto tempo chiuse con questi lucchetti per strada o in stazione, perché l'occasione fa l'uomo ladro e un ladro anche improvvisato facilmente potrebbe aprirveli. Andiamo avanti con la nostra carrellata. Se mi dovessi dire scegliere un lucchetto un po' più robusto di quelli che abbiamo appena visto, ok, un po' più resistente, quale mi consiglieresti? Allora, quale prenderesti? per me questa catena nera. Bene, bravo. Infatti, se passiamo al discorso catene, allora la questione è differente. Le catene ce ne sono di tanti modelli e di tante dimensioni. Questa è una catena ricoperta con, diciamo, una maglia all'interno di medie dimensioni. Questa è una catena invece con delle maglie parecchio grosse. Cosa ne dici? Esatto. La differenza fra una catena piccola e una grande la fa la sicurezza. Una catena più grande è sicuramente più sicura, è più difficile da forzare, però dopo c'è tutto un discorso rispetto al peso e alla comodità che fa la differenza. Nel momento in cui la portate, non avete un cestino, la dovete mettere sul manubrio o sotto la sella, può dare dei problemi e anche molto fastidio. Se invece vogliamo andare su un lucchetto di, diciamo, buona qualità e già una
discreta, alta garanzia contro i furti, tu cosa mi consiglieresti fra quelli che rimangono? Questo qui. Bravo, bravo, esatto. Secondo te questo è difficile da aprire? Queste le chiavi penso di sì. Esatto, se ci sono le chiavi, come dice Marco, non è difficile da aprire, però se non ci sono le chiavi, come in questo caso, ok? Sì. Come adesso, diventa molto resistente. Questo si apre solo con un flessibile e è fra sicuramente la tipologia di lucchetti più resistenti, è una delle migliori garanzie contro il furto, però essendo così rigido è sicuramente più scomodo da usare, perché ricordiamoci che l'ideale per chiudere la bicicletta è sempre prendere il telaio della bici e qualcosa di fisso a terra, per cui per riuscire ad utilizzarlo al meglio non è sempre facilissimo trovare la posizione giusta. In ultimo, ok, rimane una tipologia di lucchetto che è un buon compromesso fra una catena, diciamo un lucchetto U, molto resistente e anche maneggevole nel suo utilizzo. Qual è, Marco? Questo qui. Esatto, passamelo. Tieni. Esatto, questo qui, questo si chiama bordo, è un lucchetto che, diciamo, non è grandissimo, però è flessibile, per cui si può usare facilmente, sempre per prendere almeno telaio e un palo. Il lucchetto, una volta richiuso in questa maniera, è molto compatto e la maggior parte delle volte ci sono degli astucci che lo contengono, e per chi ha i fori sul telaio per mettere le borracce, questi astucci si inseriscono al posto del portaborracce e il lucchetto si può, quando non è utilizzato, infilare in questi astucci e portare comodamente in giro. Sono delle maglie in acciaio lavorato in modo che siano molto resistenti, tenute insieme da delle boccole, ok, anche queste molto resistenti, e vi assicuro che è un lucchetto di buona qualità. Chiaramente di tutti questi lucchetti ne esistono di diverse fasce di prezzo e diverse marche e qualità. Quello che fa sicuramente la differenza, se andiamo a prendere magari un lucchetto di maggior qualità e quasi sempre quindi di un prezzo maggiore, è al di là della sicurezza e della robustezza del lucchetto anche la qualità della componentistica, per esempio delle serrature, per cui un lucchetto di una qualità più alta può durare anche di più nel tempo. Consiglio finale, banale ma non scontato. Quando chiudete la vostra bicicletta dovete essere assolutamente sicuri di legare il telaio, almeno il telaio, a qualcosa di fisso. Ok? In questa maniera, qualsiasi lucchetto voi utilizzate, se la bicicletta è attaccata a qualcosa, il ladro passando non potrà caricarla su un furgone e aprirsela comodamente a casa.